Tempo fa ho visto una tipa su YouTube che proclamava il suo sdegno perché una rivista di settore aveva dichiarato come miglior album metal del 2024 quello dei Judas Priest. Better by you, better than me. You can say what I only can see. Thank you. Il monologo continuava asserendo che questi ottantenni hanno rotto le palle, che il metal si evolve e che le band giovani sono ingiustamente criticate. In aggiunta sottolineava che questi fossili del metal moriranno a breve e che è inutile continuare ad osannarli, dimenticando che i brani che hanno inciso sono immortali. Insomma, l'ascoltatore medio, secondo sempre questa tizia, sta in una comfort zone da probabilmente 50 anni e per partito preso butta merda su tutto ciò che è moderno. Insomma, dai, i soliti luoghi comuni e guerre generazionali di cui non mi hai fatto una ceppa, anche perché io sono sempre stato metallaro a me insaputa. Andavo ancora alle medie quando da un marocchino, ebbene sì, gli extracomunitari esistevano già 30 anni fa, anche se erano molti di meno. Ebbene sì, proprio da uno di loro comprai la cassetta tarocca di Fear of the Dark degli Iron e Wembley 86 dei Queen. Ovviamente non capivo niente di quello che dicevano, ma quella musica mi faceva pulsare il sangue nelle vene e mi dava sensazioni nuove e piacevoli. Erano altri tempi e dove vivevo io non esistevano metallari. I miei coetanei, nel migliore dei casi, ascoltavano gli 883 e nel peggiore dei casi Ligabue. Mia nonna mi regalava sempre una cassetta con le sigle dei cartoni animati, e anche se Cristina d'Avena rimarrà sempre il mio sogno erotico per eccellenza, optai nuovamente per gli Iron ed ecco che al mio compleanno arrivò The Number of the Beast. In un autogrill riuscì a farmi comprare Kill 'Em All dei Metallica e fu orgasmo al primo ascolto. Intanto in terza media mi minacciavano. Se volevo fare l'esame, tagliati i capelli e vestiti meglio, mi dicevano. Fanculo! Forse non avevo nemmeno 14 anni quando su una TV che dovevi aspettare un minuto e mezzo prima di vedere l'immagine dopo averla accesa, in religioso silenzio, ho assistito all'esibizione degli Iron Maiden al concerto del 1° maggio sulla cazzo di Rai. Dopo molte peripezie che vi risparmio, mi ritrovai a 17 anni in un paese nuovo, cominciai a lavorare e finalmente conobbi altri scappati di casa col metallo nel sangue. Come detto, altri tempi. Non era come adesso che hai paura di uscire di casa. Se avevi appena preso la patente, potevi guidare quello che volevi, qualsiasi cosa. C'erano le lire, si combinava sempre a far tutto, quindi praticamente ogni weekend concerti a go-go, si macinavano chilometri su chilometri e devo ammettere che si era spesso a Milano. Quindi a 20 anni suonati avevo già visto dal vivo gli Iron, gli Slayer, Testament, Cannibal Corpse, Decide, Immortal, Motorhead, Megadeth, Halloween, Judas Priest e chi più ne ha più ne metta. E sinceramente sono andato avanti così fino a quando i concerti grandi sono cominciati a costare un occhio della testa, quando hanno cominciato ad obbligarti a bere la loro merda che ti vendevano a prezzi assurdi, quando i palchi si allontanavano sempre di più dal pubblico in un mare di transenne. Fortunatamente non tutti i gruppi che amavo si sono venduti a queste logiche commerciali e quindi in buchi sparsi per il mondo mi sono visto gente come Napalm Death, Overkill, Jack Panther, Inquisition, Testament, Sanctum, Pentagram, il tutto per pochi euro in ambienti sani. Quindi in conclusione il metal scorre nelle nostre vene e non può morire, come non può morire Bob Marley, De André, eccetera. Però purtroppo i contesti storici cambiano, la tecnologia cambia, il vivere della gente comune cambia, ma le emozioni, le amicizie, le nostre esperienze, quelle per me sono le uniche cose vere, metodi di giudizio per poter affermare se la situazione che abbiamo davanti è sana o se è solamente una presa per il culo. E per quello che mi riguarda io rimpiango gli anni che furono, anche per il solo e semplice fatto che non c'erano tutti sti rincoglioniti col telefonino in mano nei concerti. E folli! Generation X. If your heart fails you, Candy D.